Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento Lancia Stratos HF Livrea all'Italia, la regina dei rally in scala 1/8 edizione Centauria, uscita numero 15, campione del mondo di rally 1975 e campione del rally di Monte Carlo nel 1976. Pilota meraviglioso Sandro Munari e il suo navigatore Silvio Maiga. Andiamo subito a vedere cosa è contenuto all'interno di questo fascicolo. Qui dovrebbe essere molto veloce come montaggio perché abbiamo il pezzo del telaio. Vi ho appena fatto vedere la prima pagina dei servizi e numeri utili ed eccolo qui, un telaio tutto in metallo. Ecco perché vi ho detto, ragazzi, se vi piace questo modello acquistatelo, perché le parti che hanno riprodotto in plastica è perché nella realtà sono in vetroresina, ma il telaio e sicuramente anche la scocca centrale saranno tutte in metallo. Mentre vi parlo faccio scorrere un po' le immagini, così vi faccio vedere qual è il contenuto di questo fascicolo e abbiamo praticamente già finito. Questa è parte della storia di questa splendida macchina. E questa è l'ultima pagina, così se avete piacere potete dare anche lettura. Ecco qua. Prima di procedere a farvi vedere il contenuto del numero 15, volevo anche presentarvi un errore che Michele ha fatto nell'ultimo video. Grazie a Pippo e Antonio che me lo hanno appunto segnalato. Ovviamente è stato un errore dettato dalla stanchezza, perché se guardate quel giorno ho pubblicato 4 video, ero abbastanza stanco. Comunque vi faccio vedere una cosa, ve lo smonto apposta così lo vedete. Innanzitutto io ho fatto la modifica a questo perno che, se vedete anche sulle istruzioni, è bloccato così, mentre invece questo deve poter scorrere e questo è ok. Dove Michele poi si è confuso, ma ripeto, è ovvio che avevo visto all'inizio le istruzioni, le avevo messo prima del perno, ma dopo Michele ha fatto l'errore di metterlo così. Quindi andandolo a chiudere, vi ricordate, io lo facevo ammortizzare, ma non è così che deve lavorare. Ovviamente sarò stato l'unico a sbagliare, però almeno ragazzi, un applauso almeno per avervi fatto fare la modifica, perché ecco, così è corretto. Almeno questo, anche se non dobbiamo usarlo, fa funzionare la molla che c'era stata data, diversamente no. Quindi andiamo a rimontare correttamente questa volta, quindi la molla non va dietro ma va inserita nel perno. Ok, e così poi procediamo al montaggio e quindi saluto Pippo e Antonio. Grazie ragazzi, mi fa piacere, vuol dire che mi guardate e state attenti a quello che faccio. Ecco qui,
questo deve lavorare in questa maniera. Tiro e lui rientra. Ecco qua. Ho dimenticato di accendere la luce qui. Accendiamo subito. Ecco, forse si vede meglio. Questo pezzo qui deve poter essere tirato e deve rientrare con la molla. Quindi se non avete fatto la modifica che vi ho fatto vedere di consumarlo un po', anche montato correttamente non lavora. Va bene, adesso andiamo a vedere cosa ci hanno dato in questa nuova uscita. Ed ecco qua. Ci hanno dato il pezzo del telaio e poi anche qualcos'altro che adesso andiamo a vedere nel dettaglio. Oh là, pesante, eh? Vi avevo già anticipato che era metallo, ma ha il suo peso. Vediamo un po' anche di toglierci la curiosità. Guardiamo quanto pesa. Perfetto. Guardiamo un po'. Pesa 385 grammi, che per i nostri amici americani e inglesi il peso è questo. Ecco qua. Perfetto. Intanto ringrazio tutti coloro i quali si sono iscritti al mio canale e stanno contribuendo alla crescita con le visualizzazioni e le iscrizioni e attivando la campanella per essere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Grazie ragazzi, con tutto il mio cuore. Stiamo arrivando a 200.000 visualizzazioni totali. Manca ancora qualcosa, però entro fine mese dovremmo arrivarci. Grazie veramente a tutti quelli che hanno permesso tutto questo. Andiamo avanti. Guardavo che questo è un po' piegato rispetto a questo, però qualora fosse da addrizzare non è difficile. Aspettiamo ad addrizzarlo perché non vorrei che dovesse essere così. Quindi non abbiate fretta di subito intervenire. Guardiamo poi quando ci sarà il pezzo che andrà montato qui se richiederà un intervento. Allora, andiamo a vedere. Abbiamo, come abbiamo appena detto, il telaio, poi abbiamo il distributore tubo freno, eccolo qui, in plastica verniciata color oro, direi quasi un oro ducale, eccolo qui. E poi abbiamo la paratia del telaio che è in plastica. Allora, siamo così, ok? Sto cercando di mettere a fuoco l'immagine, perfetto. Allora, la paratia la andiamo a mettere qua, però attenzione perché non è uguale metterla così o così. Qui abbiamo una sbavatura che io adesso vado a togliere. Un attimo. Prendo qualcosa per secchiare. O anche questo che va bene, un cutter. Lo usate anche al contrario, così non fate troppo danno. Levate il più grosso così
e poi fate questo lavoro, vedete, così siete sicuri di fare un ottimo lavoro. Perfetto, e lo abbiamo fatto. Qui ci dice, allora, la scanalatura va verso l'interno, la scanalatura è questa. Aspettate che sposto perché mi mette a fuoco quello dietro e non mi mette a fuoco quello davanti. La scanalatura è questa qui. Sotto abbiamo i due perni, qua è liscio e qui abbiamo una scanalatura e va verso l'interno del telaio, quindi così. Ok, do un'altra controllata, ma dovrebbe essere corretto. Sì, perfetto, proprio così va. Ecco qua. A questo punto attenzione perché bisogna fare pressione esclusivamente e contemporaneamente dove ci sono i due pin. Quindi non schiacciate prima da una parte e poi dall'altra, ma insieme, così. Ecco. Sui pin non correte rischio di fare danno, diversamente sì. Ecco qua. Perfetto. E questo l'abbiamo fatto. Vedete, non abbiamo un granché da montare in questo numero, però è già un bel pezzo. Stiamo già vedendo la lunghezza, anche se la sappiamo, la lunghezza dell'automobile, che ovviamente poi è ancora più lunga, perché il telaio è sempre più piccolo di quello che è poi la carrozzeria. Andiamo a mettere l'altro pezzo, che è questo qui, e va messo qui. Abbiamo il perno a mezzaluna, ecco quella, vedete? E qui abbiamo la sua sede dedicata a mezzaluna e andiamo a inserirlo. Così. Ecco. Perfetto. Con le tre uscite che vanno verso la parte anteriore dell'auto. Bene. Adesso andiamo a vedere dove siamo arrivati con queste uscite per un totale di 15, con questa splendida collezione. Ecco, vedete, questo poi andrà inserito qua. Vi ricordate che questi sono in metallo, 1 e 2, giustamente perché questo è metallo. Quindi andiamo a fare una presentazione più o meno di quello che sarà poi l'auto. È ovvio che questo sarà più abbassato rispetto a come l'ho messo io. Poi il motore, così lo inseriamo già correttamente nella sua sede. Vediamo. Ok. Le istruzioni adesso non ci servono più e quindi siamo arrivati qui. Con 15 uscite non è male.
mi piace sempre di più, ovviamente c'è anche il gruppo fari secondario con la sua protezione e il volante in metallo. Bene, guardate, io trovo che come proseguo non è affatto male. Che ne dite? Voi dite, Michele, come faccio a risponderti? Mi scrivete sui commenti. Ecco qua. Vediamo quanto siamo di tutto di peso, va? Io sono sempre curioso. Allora, abbiamo azzerato, sì. Mettiamo su questo. Pesa un netto solo la ruota, quindi considerate che quelle dietro sono, se non il doppio quasi, sarà mezzo chilo solo di ruote e cerchioni. Poi abbiamo questa, appoggiamo momentaneamente così, delicatamente, non facciamo danni, perfetto. E infine questo. Ecco qua, guardate il peso, 899 grammi, che per i nostri amici americani e inglesi il peso è questo. Beh, siamo arrivati a quasi 9 etti e non è che abbiamo montato praticamente ancora nulla, quindi per quelli che pensavano di avere un modello che pesasse poco, ragazzi, non è così. Mi raccomando, siete ancora in tempo a farla questa collezione, perché io ve la consiglio per la storicità dell'automobile, quindi la sua storia, perché è l'unica vera e sola auto studiata e creata per affrontare i rally. Certo, c'è la Delta Evoluzione, tutto quello che volete, però è anche stradale. Questa è nata solo per le competizioni, poi hanno fatto qualche versione stradale, ma è nata solo per questo. Col motore Dino Ferrari. Volevo farvi vedere sempre questo musetto che opera d'arte. Io ad ogni video, lo so, dirò anche le stesse cose, ma mi soffermo sempre sui particolari meravigliosi quali le parabole dei fari, sembrano vetri veri, le rigature perfette. Ho controllato l'intensità della luce, mi sembra buio, eppure ci sono 240 LED accesi. Bah, magari poi nel video si vedrà bene. Io non vedo un granché bene. Tutto ovviamente sarà poi illuminato grazie a dei LED. Qua abbiamo il gruppo fari secondario, il cavetto che poi alimenterà insieme al pacco batterie che verrà messo nel posto dedicato nelle successive sessioni di montaggio. Qui abbiamo la copertura che poi verrà tenuta ferma grazie agli elastici che abbiamo già ricevuto e grazie all'ausilio di questi gancetti metallici. Questo invece poi andrà bloccato su questi altri qua, i ganci qui. Storica targa Torino, meravigliosa, livrea all'Italia, ahimè, già solo per il fatto che abbiamo perso questo marchio, questa azienda che se ne dica, il fatto che, va bene, lasciamo perdere, non voglio parlare di queste cose. Abbiamo poi lo stemma in alluminio verniciato. Qui, come potete vedere, abbiamo gli spinotti per poi proseguire il collegamento.
come ho già detto, purtroppo le frecce e i faretti non sono illuminati, peccato. Qui a parer mio la Centauria poteva fare veramente, ha fatto 13 e poteva fare anche 14. Va bene ragazzi, allora io direi che possiamo terminare il nostro video, non so mai come metterlo. Ecco qua, questo è quello che abbiamo montato fino adesso. Voilà ragazzi, Michele vi ringrazia del vostro tempo, saluta tutte le persone che intervengono nei commenti, che cercano di aiutarmi a crescere con consigli, con appoggio morale. Grazie a tutti quelli che mi mandano i complimenti, veramente appena posso io rispondo a tutti, almeno ancora fino adesso ce la faccio. Magari poi un giorno sarà difficile, farò le dirette e vi saluterò tutti, sicuramente farò così. Comunque quando devo chiudere un video mi è sempre molto difficile, perché non riesco a spiegarvi quanto sia importante per me quello che io stia riuscendo a fare grazie a voi, perché siamo arrivati a 2000 ore questo mese, in 28 giorni, 2000 ore di visualizzazioni. Ragazzi, se considerate che uno lavora 160 ore al mese, a 8 ore al giorno, sono tante per me ovviamente, non parliamo di quelli che di questo hanno entrate che permettono loro di vivere. Io sto parlando di un canale, cioè il mio, che fa i video come li fa, che non ha la capacità ancora di poter fare dei video editing, quindi dei montaggi come si deve, delle belle sigle, delle belle icone, che non riesce ancora a mandare le scritte iscriviti al canale, ma deve dirlo a voce. Probabilmente, come ho detto già una volta, sono così abituato a dirvelo che magari poi un giorno, anche se compare, ve lo dico ugualmente, ma mi auguro di no. E anche il fatto che io non mi faccia riprendere in viso, perché mi mancano le attrezzature e un'adeguata, diciamo, scenografia. Ecco, nel momento in cui dovessi riuscire a crescere ulteriormente col canale, questo sicuramente sarà una cosa che vorrò fare, così potrò anche parlare a più persone e a rispondere a più persone. Grazie ragazzi, grazie veramente di tutto il cuore, e scusatemi se qualche volta commetto qualche errore dettato forse un po' dalla stanchezza, però ecco, non appena posso o qualcuno me ne fa accorgere, io cerco di intervenire, e ecco, come in questo caso, che per quelli che non se ne sono accorti basta svitare la vite che vi ho fatto vedere e girare la molla al contrario, cioè inserirla nel perno. Quindi ecco, vi ringrazio ancora, Pippo e Antonio, ciao ragazzi, e ringrazio tutti. Bene, un abbraccio a voi e a tutti i vostri cari più cari. Mi raccomando, non mancate, anche se avete piacere, di guardare il montaggio della Ford Gran Torino di Starsky Hutch, della Citroen 2 cavalli Charleston, e chissà che magari non possa anche interessarvi Iron Man e Robocop, e poi vedremo cosa uscirà ragazzi. Ciao, buona serata a tutti voi e a tutti i vostri cari più cari, e grazie con tutto il mio cuore, grazie veramente del vostro aiuto. Ciao ragazzi.